non provate a fare quello che ho fatto io, soprattutto nelle condizioni in cui l'ho fatto io, perché rischiate veramente grosso. Eccoci allo speciale 2000 iscritti e per l'occasione voglio tornare alle origini del canale, che era nato con le challenge estreme almeno per me. Voglio replicare la challenge che feci per i primi 50, facendo 50.000 passi in un giorno, raddoppiando la posta e quindi cercando di farne 100.000 in 24 ore. Ma non è finita qui, perché Gianluca del Colosso dei Nerd, Melissa e tanta altra brava gente che evidentemente crede tantissimo in me mi ha sfidato a raggiungere determinate tappe e se le raggiungerò, purtroppo per loro, dovranno sborsare. Quindi godetevi lo spettacolo e guardate mentre soffro. Eccomi qui ragazzi, sono appena partito e da pochissimo trascorsa la mezzanotte del 16 di giugno. Partito così presto per cercare di mostrarvi l'alba al mare. Terrò traccia dei passi tramite un'applicazione che ho scaricato, che vi mostrerò qui in sovraimpressione, e per non sbagliarci anche con l'incredibile orologio tarocco di Amazon, che dovrebbe simulare l'Apple Watch ma non è così. Ma almeno avremo un confronto orologio-app per evitare di sbagliarci, visto che comunque l'applicazione tende a segnare i passi sempre un pochino in ritardo. Detto questo ragazzi, io mi metto in cammino e ci sentiamo più tardi. Bene, allora i primi 10.000 sono andati, quindi sono circa a metà per il primo traguardo, ma ancora 1/10 per la totalità della sfida. 1 ora e mezzo, più o meno 1 ora e 3/4 il tempo di percorrenza, 500 calorie, quindi adesso come premio un bel fruttino per integrare un pochino, per avere un po' di energie. Sono dopo Castelfidardo, quindi si procede in direzione mare. E devo sbrigarmi, perché 1 ora e mezzo, 10.000 passi significa 10 volte tanto, quindi ci vorrà un bel po' di tempo ancora. Voi vi chiederete, ma chi te lo fa fare? Perché sono un coglione, fondamentalmente. Tutto qui. Qualcuno ha il sonno un po' pesante. Ed eccoci in piazza a Villa Musone, deserta ovviamente, sono le 2:30, ci mancheria. Siamo a buon punto, dai, 15.000 passi più o meno e andiamo verso il mare. 16.000 passi, sono quasi le 3 di notte ed è arrivato l'imprevisto, come immaginavo. Sono fatto malissimo, sono inciampato su non un San Pietrino, un mattoncino fuori posto e mi si è storta la caviglia. Passerà, andiamo avanti. Eccomi qui, finalmente un po' di luce, quindi eccomi tornato. Ci separa dal mare questo lunghissimo vialone alle mie spalle, non so quanti chilometri siano, ma abbastanza. Quasi 20.000 passi, più di 1.000 le calorie, sono all'incirca le 3:30 del mattino. Sono un pochino in anticipo, il tempo di fare questo vialone, penso per le 4 sarò in spiaggia, quindi mi potrò concedere 5, massimo 10 minuti di riposo per rifocillarmi un attimo, per reintegrare, e poi ci facciamo tutto il lungomare direzione Sirolo aspettando l'alba. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you,
I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Sono vicinissimo ai 25.000 passi, quindi al primo traguardo, e non vedo l'ora, sinceramente. Ho deciso di rimandare un pochino la pausa di cui vi parlavo prima, proprio ai 25.000, così porto a casa il primo risultato. E niente, sono in spiaggia, quindi adesso mi faccio tutto il vialone. La prossima destinazione è Sirolo, quindi ci separano 7 km da dove sono adesso. Ci vuole più o meno, credo, un'oretta e mezzo, se vado abbastanza spedito. E niente, nel frattempo sono gli ultimi momenti di fresco e di buio. Sono contento per la luce, un po' meno per il caldo che ci sarà, e non vedo l'ora di vedere l'alba, poi ovviamente ve la farò vedere. Ed ecco qui ragazzi, primo traguardo raggiunto, i 25.000 passi, un quarto di sfida. Intanto il cielo comincia un pochino a schiarirsi, non so se voi lo riuscite a vedere. Io mi sono aggiudicato le Sage Figures, quindi di Zoro da One Piece e Bakugo da My Hero Academia, grazie Colosso dei Nerd, grazie mille, e li sto sentendo tutti questi 25.000 passi, quindi non so se riuscirò a concludere la sfida. Intanto mi prendo una piccola pausa, mi rinfresco un pochino, vedo se riesco a trovare qualcosina, bevo un po' d'acqua e poi si riparte, destinazione Sirolo. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a person. Ma cosa c'è di meglio adesso, superata la soglia dei 30.000, una bella salitona? Andiamo su per la salita, che male ho fatto in te la vita. Andiamo su per lo stradolo che ci porta a Sirolo. Dio buono. Fuck the game up, change up, rearrange stuff till you're greatness, famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. Sei tanto bello, ma fra un po' sarai il mio peggior nemico. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside, you see, hate themselves. Diavolo, t'ho visto, sa? Come? Tu madre. Quota 34.000, mi sono lasciato indietro tutta quella salita, ne ho ancora. E arrivato a Sirolo, poi si torna indietro, quindi facciamo il lungomare di giorno con il sole e sarà un problema. E si va a Porto Recanati, altra località di mare per chi non la conoscesse. Intanto un altro scorcio, non so se lo vedete, comincia a far caldo, parecchio. Comunque le gambe ormai vanno da sole, tutta testa, la schiena fa male, lo zaino è troppo pesante, lo ripeto, ma andiamo avanti, dai. Prossima tappa 50.000. Ed eccoci da Sirolo. Che pace. Siamo
siamo a 36-37, comincio a perdere lucidità e non siamo nemmeno a metà, ragazzi. Ma vado avanti, siamo in questo parchetto a Sirolo, una figata, prendo un po' di fresco, umidità pazzesca, ma si va avanti. Adesso vi faccio vedere un altro bel vedere, sempre se è rimasto tale e quale a come me lo ricordo io, e poi si riscende, quindi per un po' non farò video, ma penso che ci vedremo direttamente, a meno che non succeda qualcosa di eclatante, tipo che mi prenda un colpo, verso il secondo traguardo dei 50.000. Rieccomi, ho caricato il telefono e sono tornato operativo. Comincia a fare molto caldo, ragazzi, e comincia anche a sentirsi la sfida. Il corpo comincia a scricchiolare, tutti i 35 anni li sento uno dopo l'altro, tutti in culo. Comunque siamo a quota 46.000 se non mi sbaglio, quindi diciamo che anche il secondo traguardo ce l'ho in pugno. Ok raga, 50.000 raggiunti, quindi mi aggiudico Spider-Man Ono, valore 2,10 se non mi sbaglio, quindi molto bene. Adesso non mi fermo perché penso, ho quella sensazione che se mi fermassi farei fatica a riprendere la corsa, la camminata, insomma il movimento, quel che cazzo è. Quindi prossimo obiettivo 75.000, lo vedo molto lontano e molto duro, ma ci proviamo. E il mio record di 2 anni fa, se non mi sbaglio, è di 58.000, più o meno, se non mi sbaglio, 58-60. Quindi intanto come prossimo step mi fisso quello. Intanto il percorso è verso Porto Recanati, quindi da Sirolo a nord stiamo andando giù a Porto Recanati, e a Porto Recanati poi cercherò di andare verso Loreto. Andiamo, proviamoci. Un'altra delle bellezze marchigiane, ma che spettacolo. Eccoci a Porto Recanati, 53.000 passi quasi. Adesso facciamo un paio di vasche sul corso, vi faccio vedere la zona per chi non la conoscesse, e poi si torna in salita, direzione Loreto, Basilica e dintorni. Vi faccio vedere dove abitavo prima. E fa caldo, ragazzi, non so se si era capito. Naruto e Charmander in una grafica, in un'illustrazione molto discutibile, dati a mattoncini, e qui Colosseo è uno dei set che amo, anche Steamboat Willie, bellissimo. Però al sole così, ragazzi, non ci avete capito un cazzo, sta roba non si lascia al sole. Prima di riuscire a tornare a casa in un posto di mare, sono stato 10 anni per lavoro lontano da casa, in un posto dove il mare era molto lontano, e comunque vivere vicino al mare, avere la fortuna di viverci, secondo me è impagabile, dà un senso di libertà assoluto, e non penso che potrei rinunciarci. Sempre Porto Recanati, non so a quanto siamo a livello di passi, poi magari ve lo metto qui in sovrimpressione perché non sto controllando, la testa sta partendo. Piccola pausa per rifornirmi d'acqua
e non voglio caricarmi troppo perché lo zaino già è molto pesante, e poi si riparte direzione Loreto, dove cercherò di non fermarmi soltanto per farvi qualche ripresa, poi Villa Costantina e Castelfidardo, prossima tappa. La meta dei 75 ancora è bella che lontana, sono le 10 credo. Vabbè, andiamo avanti. Towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Non bestemmiare, non bestemmiare, non bestemmiare. E porca porco e porca It takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. Loreto, finalmente un po' d'ombra dopo diversi chilometri sotto il sole. Sono sul corso in pieno centro. Tra un po' vi faccio vedere la basilica e quota 68.000. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Adesso si va a Castelfidardo e c'è la strada che unisce Villa Musone a Castelfidardo, è tutta interamente sotto il sole, è mezzogiorno e quindi sarà un bel problema. Ho ancora tanta acqua comunque, quindi dovrebbe bastarmi, sperando poi di riuscire a fare rifornimento a Castelfidardo. E eccomi qui, adesso sono decisamente provato, ma ho raggiunto il terzo traguardo dei 75.000. Io starei a posto anche così, quindi da adesso in poi è tutto di guadagnato. Intanto Sara e Melissa, grazie per le Caio di Madara e Pain, del valore più o meno, da quello che so, di 150 euro ciascuna carta, NR ovviamente. Questa è una chicca solo per chi colleziona Caio, ma comunque tanta roba. E adesso raga, c'è rimasta solo la testa, il corpo non risponde più, articolazioni sono già andate da 30.000 passi a sta parte, ogni passo è un dolore, però è più una questione di motivazione personale. Sti cazzi le doll, sti cazzi i premi. Adesso cerco di andare fino in fondo ragazzi, poi dove arrivo metto un punto. Eccomi raga, sono qui alla conclusione del video che dedico a tutti coloro che sono arrivati fino alla fine, fino in fondo di questa avventura insieme a me. Purtroppo avete visto che ho interrotto le registrazioni perché purtroppo ho dovuto interrompere anche la sfida. Arrivato più o meno a 78.000 passi, dopo quel salitone che ho fatto sotto il sole per arrivare fino a Castelfidardo, praticamente ho sentito bisogno di mangiare qualcosa e ho fatto purtroppo lo sbaglio di fermarmi. Ho trovato una panchina, mi sono fermato, ho tirato fuori un fruttino dallo zaino, volevo mangiarlo e sono rimasto fermo più o meno un 5-6 minuti. Questa cosa è stata fatale perché poi non sono riuscito più ad alzarmi, nel senso avevo le gambe e le anche soprattutto completamente bloccate e quindi sono stato lì una mezz'ora buona cercando di, magari mi sono detto aspetto un attimo e poi riparto, ma più aspettavo peggio era. E niente, poi ho cominciato anche a sentirmi la febbre e quindi sono tornato a casa, mi è venuta a prendere la mia ragazza ovviamente, ero praticamente vicinissimo a casa, infatti mi sta sul cazzo questa cosa perché mancava veramente pochissimo, però sono tornato a casa e avevo effettivamente la febbre, un bel 38,3 se non mi sbaglio di febbre, ma non è finita qui,
perché una volta poi passata il tutto volevo concludere la sfida e sono un coglione perché poi mi sono rivestito, dopo essermi fatto una doccia nonostante la febbre, mi sono rivestito, avevo altre 6 ore a disposizione, verso le 5 e mezzo, le 6, sono uscito, magari mi metto qualche immagine, sono uscito di nuovo e ho cominciato a correre per cercare di raggiungere il traguardo, nonostante la febbre, nonostante tutto, nonostante le gambe che non si muovevano, ma poi andavano un pochino meglio. Però lì ci si è messo qualcun altro, qualcos'altro in mezzo, è cominciato il maltempo, una tempesta assurda, un vento incredibile, ha cominciato a piovere fortissimo e quindi niente, non c'era verso di concludere questa sfida. Comunque io mi sono impegnato tantissimo ragazzi e devo dirvi una cosa importantissima: non provate a fare quello che ho fatto io, soprattutto nelle condizioni in cui l'ho fatto io, perché rischiate veramente grosso. Rischiate prima di tutto di diventare un imbecille come me, l'ho detto più volte, sono un coglione, però mi piace mettermi alla prova, non importava assolutamente il regalo delle figure, di quello o di quell'altro, per me quello era un contorno per rendere appetibile la sfida anche a chi mi segue per questa roba. Ma era più una questione di orgoglio personale, ma ho fatto questa sfida nelle peggiori condizioni possibili, con delle temperature molto alte, sotto il sole, anzi grazie a tutti coloro che si sono preoccupati, ma comunque il cappellino ce l'avevo, ma nelle riprese voi non lo vedete, perché me lo tolgo per non fare ombra. Avevo comunque la crema solare e tutto, ma comunque molto molto sfiancante come esperienza e aver dovuto anticipare la sfida di un giorno, proprio perché il tempo appunto l'avete visto come sarebbe stato oggi che sto registrando, che è il giorno dopo della sfida, sarebbe stato un disastro e quindi ho dovuto per forza anticipare e questo purtroppo ha comportato non aver dormito, essere partito a mezzanotte con 2 ore di sonno che ho dovuto fare in extremis perché l'ho fatte dalle 6 alle 8 di domenica, ho dormito un pochino, ma per quanto si possa definire dormire 2 ore. Poi sono partito subito a mezzanotte e avete visto che ho concluso praticamente dopo 13 ore, quasi 14 ore di cammino, ho concluso dopo pranzo. E poi ho ripreso appunto verso le 5 e mezza, ma come vi dicevo non ce l'ho fatta. Quindi queste sono le peggiori condizioni possibili per fare una sfida del genere ragazzi, quindi non dovete assolutamente imitare quello che ho fatto io, ok? Detto questo io ringrazio tutti per il supporto, ringrazio i 2000 iscritti che è una tappa secondo me importantissima, chi è arrivato fino in fondo a questo video lunghissimo, spero che vi sia piaciuto e grazie a tutti per il supporto nelle live, sul gruppo Telegram, dappertutto perché siete stati veramente meravigliosi. Detto questo io vi saluto ragazzi, ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao ragazzi, a presto.